Volete sapere tutto, ma proprio tutto su Nuviz e sul perché è figo non solo come head-up display da moto? Seguitemi nei prossimi minuti e vi racconterò cose che le altre recensioni non vi raccontano. Sì, ok, una frecciatina, ma lasciatemelo fare un po' di dissing, no? Tanto siamo su YouTube. Vabbè, ma cos'è Nuviz? È il primo head-up display commerciale per un casco. Sulle auto c'è già da tempo, ma in moto mancava. Così, in un aggeggio abbastanza compatto, Nuviz ci ha messo un HUD a colori con batteria integrata e app per Android e iOS. Però mica fa solo quello. Avete il kit Bluetooth con altoparlanti e microfono da montare nel casco e l'action cam. Vediamo se si registra l'audio da qua. E già, caro me del passato, registra anche l'audio. Qui mi viene a proposito in mente una categoria di utenti che lo apprezzerà, i motovlogger. A poco più del prezzo di un Euro 6 avrete una soluzione completa che non solo vi snellisce il manubrio dal peso del navigatore, ma con un unico dispositivo, soprattutto un'unica batteria, avrete 3 dispositivi in uno: Action Cam, Head-Up Display, che tra l'altro è una cosa fantastica ed è il primo che arriva sul mercato, e soprattutto interfono con la possibilità di avere la musica, la gestione delle chiamate e, come vi dicevo prima, anche la gestione dell'audio della telecamera. Andiamo però con ordine. L'head-up display è comodissimo, non aspettatevi cose alla Minority Report, visto che la finestrella è piccola ma i dati sono leggibili, l'interfaccia è semplicissima per eliminare distrazioni e la navigazione c'è in 2 modalità: mappa con possibilità di zoom e indicazioni di svolta con il tachimetro, entrambe con le indicazioni vocali. La luminosità è a prova di giornata soleggiata e può essere regolata. Ci sono 2 impostazioni, una per la luminosità di giorno e l'altra per quella notturna. Già a metà comunque vedrete bene e in pieno sole. Le mappe per la navigazione risiedono nel Nuviz, avete più di 10 giga, che ha il suo GPS interno. Preciso e immediato, questo permette di non influire sulla batteria o sulla memoria del cellulare. Foto e video si salvano invece sulla microSD esterna. Il navigatore non è paragonabile ai migliori standalone, ma funziona e vi porta a destinazione. Rapido nel ricalcolare il percorso, offre 3 scelte di tragitto in pianificazione e permette di evitare strade non asfaltate o autostrade a pedaggio, ad esempio. Semplice anche il controller, 4 tasti e un cursore, lo gestite anche con i guanti invernali e si monta ovunque. C'è l'adesivo e 2 supporti da manubrio, uno così e l'altro così. Impossibile non trovare un posto. La videocamera si attiva col tasto dedicato, pressione singola per la foto, lunga per il video. Peccato solo che l'inquadratura la potete controllare dal HUD al primo avvio, poi sparisce. Meno distrazioni, certo, ma anche meno controllo. Speriamo che venga risolto con un update. C'è l'applicazione per smartphone? Beh, certo, siamo nel 2017, oggi anche il mio gatto si controlla tramite un'app. Potete scaricare le foto sul cellulare e lo fa in automatico quando lo connettete. Ci sono le regolazioni della qualità foto e video, che può avere anche i dati sulla velocità e GPS, la possibilità di connettere un interfono Bluetooth al Nuviz, gli avvisi sulla velocità massima, video 1080p a 30 fps o 720p a 60 fps. E a proposito della telecamera, guardate il confronto fra una Garmin Verb e quella del Nuviz, e con il microfono nel casco la qualità dell'audio è buona. Ha un processore quad-core, GPS e sensori, tra cui accelerometro, giroscopio e altimetro, poi c'è anche Bluetooth e Wi-Fi, e gestisce tutto senza mai impuntarsi anche quando navigate facendo una chiamata e lui registra. In più c'è una 3250 mAh che si spara 6-7 ore di display senza problemi. Considerate però che una singola pressione del tasto di avvio mette in stand-by il display, così da risparmiare quando non vi serve. Pesa, sì, 200 grammi circa, ma né a livello di massa né a livello di aerodinamica dà troppo fastidio. Meno di un action cam perché ha forme più compatte, e comunque se siete abituati alla videocamera non sentirete differenze. Cosa non mi piace? Il disclaimer ad ogni accensione, oppure il fatto che l'avvio non sia così veloce. Tenete in conto almeno un 5, 6 se non 10 secondi ad ogni accensione, e poi il fatto che il tasto di accensione stesso non si percepisce con i guanti invernali. Problemi di poco conto, vero? Ma c'è un difetto principale. Nuviz non ha pensato al fatto che i caschi di oggi non sono lisci e regolari come in passato. Considerate infatti che Nuviz va installato in linea con l'occhio destro, e qui c'è qualche problema. Qualche esempio? Qui non ce lo posso mettere, c'è la presa d'aria. Qui ce lo posso mettere ma con molte difficoltà, perché c'è questa scanalatura che serve a rendere il casco più aerodinamico. E qui ce l'ho fatto stare più o meno, facendo però un po' di art attack. Certo, è vero, avete il soffietto questo che ci permette di andare a regolare l'unità con il display in qualche posizione, non varie, perché non sono tantissime. Potete tirarlo in dentro, tirarlo in fuori, in su o in giù, e soprattutto il problema principale dipende dall'aggancio.
Aggancio che Nuviz, ti prego, studia un pochino meglio, considera anche i caschi un po' più moderni o quelli dalle forme un minimo diverse da quelle tradizionali degli anni 70. Peccato, perché questa attenzione in più lo avrebbe reso perfetto. Ad ogni modo Nuviz vi costa 699 euro, cifra che non è bassissima, ma considerate che a questo prezzo avrete un action cam che non è neanche male, vi dà un buon 1080p utilizzabile per le riprese, specie se siete su YouTube e non dovete farci chissà che. La navigazione promossa non è raffinata come i migliori PND, però vi porta a destinazione e vi dà anche qualche scelta in più sul percorso da fare. E poi considerate che avete un accessorio in meno da staccare dalla moto e da portarvi dietro. Telefonate e musica gestite perfettamente, al pari degli interfoni top di gamma, se non meglio addirittura di interfoni di gamma media. Ah, e ve l'ho detto che è anche impermeabile. Comunque vi ricordo, come al solito, iscrivetevi al canale e lasciate un like se il video vi è piaciuto. Luigi Melita per HD Motori. Ciao!